Per la rubrica I numeri della data di nascita, oggi parliamo del numero 3. Il numero 3 nella carta degli arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia viene rappresentato con l'imperatrice. Abbiamo visto il numero 1, il bagatto, che rappresentava l'inizio, dunque il bambino che è appena nato e che aveva difficoltà a incominciare. Ha tutti gli strumenti a disposizione, tutte le risorse, ma ha difficoltà a incominciare. Dunque rappresenta il blocco. Poi siamo passati al 2, la papessa, che è la conoscenza, rappresenta la conoscenza, il bisogno di conoscere, perché ho tutti gli strumenti, mi manca la conoscenza. Tramite la conoscenza posso utilizzare gli strumenti. Oggi passiamo al numero 3, che è l'imperatrice, ovvero l'idea, la creatività. Questo che abbiamo appena visto è un qualcosa che accade sempre, ogni qualvolta noi vogliamo realizzare qualcosa. Dunque la realizzazione di un qualcosa avviene attraverso questi passaggi. Avviene tramite, 1, abbiamo tutte le risorse, ovvero tutti gli strumenti per poter realizzare quel progetto, no? Un progetto che potrebbe essere un giardino oppure una casa, qualsiasi progetto. Abbiamo bisogno delle risorse e degli strumenti. Ok, dunque l'uno ha le risorse e gli strumenti. Poi abbiamo bisogno della conoscenza, di come utilizzare questi strumenti. Senza l'informazione, senza la conoscenza, noi non potremo usare gli strumenti, anche se li abbiamo a disposizione. È come avere tutta l'attrezzatura, no? Che ha un idraulico, che ha un muratore, che ha un falegname, ma non abbiamo le conoscenze per poterle utilizzare. Dopo abbiamo bisogno dell'idea, cioè cosa ne facciamo di queste conoscenze, di questo progetto, come lo vendiamo, come lo realizziamo, come lo creiamo. E col 3 abbiamo l'idea, che è ancora un'idea, non è la realizzazione, è soltanto l'idea. Okay? È come quando noi dobbiamo appunto progettare un giardino o una casa, prima abbiamo l'idea di come la vogliamo, poi la buttiamo su carta e poi infine la realizziamo. Ecco, la realizzazione materiale avverrà poi col 4. Ma ci fermiamo adesso al 3. Dunque, il 3 è la creatività, è l'idea e viene rappresentato, come ho detto, dall'imperatrice. Quali sono le caratteristiche dell'imperatrice? Allora, l'imperatrice è una donna seduttiva, attraente, ama chiacchierare. Il 3, infatti, è la comunicazione, rappresenta la comunicazione. È l'espressione di sé, l'espressione è togliere fuori tutto quello che le passa per la mente. I 3 sono l'espressione creativa, loro hanno bisogno di farsi notare, sono di bella presenza, sono persone di bell'aspetto, amano farsi notare, dunque indossano sempre qualcosa che si noti, anche perché il loro atteggiamento è quello di cercare di conquistare, di farsi notare perché amano sedurre. Uno dei conflitti invece più comune per il 3 è la difficoltà ad esprimersi, ha proprio difficoltà a comunicare, cosa che invece in funzione è un suo talento. Il conflitto ha questa difficoltà. Vediamo adesso quali sono le parole chiave che riguardano il 3. Fecondità, creatività, seduzione, desiderio, potere, sentimenti, idealismo, eleganza, abbondanza, dunque raccolto, adolescenza, sono persone che sono sempre nell'adolescenza perché hanno sempre questo atteggiamento appunto di voler conquistare, di farsi notare, di sedurre. Sono la bellezza, dunque una bella donna, fertilità, viene rappresentata infatti come una donna in gravidanza, dunque la fecondità, è la madre affettuosa, è il fascino, la civetteria, loro amano chiacchierare, è la donna d'affari, è l'amante, infatti molto spesso ricoprono più il ruolo di amante che quello di moglie.
è il fermento e la pulsione vitale. Hanno proprio questa energia, le portano poi appunto ad avere queste caratteristiche, questo talento, no, di essere creative. Ok, e per il 3, anche oggi abbiamo terminato. Voglio ricordare che questi numeri, anzi questa rubrica, è una rubrica che vuole raccontare, spiegare i numeri della data di nascita secondo la numerologia esoterica. Possiamo così individuare in che modo noi esprimiamo queste caratteristiche nei nostri comportamenti. Poi se volete sapere di più sulla vostra data di nascita potete andare sul sito numerologiaesoterica.com e lì avete a disposizione uno strumento che inserendo la vostra data di nascita vengono fuori tutta una serie di numeri e cliccando sulle immagini di questi numeri potete anche leggerne i significati. Se volete conoscere di più, sapere di più sulla numerologia esoterica, ho anche realizzato dei corsi e scritto dei libri. Trovate tutto sul sito numerologiaesoterica.com. Se non l'hai ancora fatto, clicca qui sotto su registrati e attiva le notifiche per ricevere i video dei prossimi numeri della data di nascita. Anche oggi abbiamo terminato, vi saluto e ci vediamo al prossimo video con il 4, l'imperatore. Ciao!